Domanda diretta. Ti senti meno vitale rispetto a qualche anno fa? Come se quel sacro fuoco che avevi dentro fosse svanito? Come se te lo avessero rubato? Ti hanno detto che è l'età. Rassegnati. Ma se ti dicessi che non è affatto così, che esiste un vero colpevole, un ladro silenzioso che sta agendo nel tuo corpo, sottraendo la tua energia, la tua virilità e sì, anche il desiderio. Oggi scoprirai l'identità di questo ladro di testosterone e soprattutto capirai come fermarlo, in modo naturale e sicuro. Se hai superato i 50 anni, preparati a guardare il calo del desiderio da una prospettiva completamente diversa, perché quando capisci chi è il ladro, puoi finalmente riprenderti ciò che è tuo. Iniziamo. Affrontiamo subito il primo sospettato, l'età. Per anni ci hanno ripetuto che dopo i 50 il calo del desiderio, dell'energia e della forza sia inevitabile. Una tassa da pagare al tempo che passa. Ed è vero. Con l'età i livelli di testosterone possono diminuire. Ma la verità è che questo accade quando il corpo perde le condizioni necessarie per produrlo in modo efficiente. Se fosse solo l'età, tutti gli uomini coetanei si sentirebbero allo stesso modo. Avrebbero lo stesso livello di vitalità. Ma non è così. La differenza non è l'anagrafe, è ciò che accade dentro il corpo. L'età non è il ladro, è il terreno su cui il ladro agisce più facilmente. Non è una questione di vecchiaia, è una questione di processi biologici concreti. E quando capisci quali sono, smetti di dare la colpa al tempo e inizi a cercare la vera causa. Bene, dopo aver smascherato il falso colpevole, l'età, puntiamo i riflettori sul primo vero protagonista, un minerale piccolo, ma decisivo per la tua vitalità. Lo zinco. Il tuo corpo utilizza lo zinco come cofattore essenziale per produrre testosterone. Senza livelli adeguati, la produzione rallenta. Non si ferma all'improvviso, non dà segnali evidenti, ma il livello scende. E il primo campanello non è sempre il muscolo, è il desiderio. Dopo i 50 anni, lo zinco diventa più facile da perdere e più difficile da assorbire. La dieta moderna spesso ne fornisce meno del necessario. Il risultato? Una carenza silenziosa che indebolisce la produzione ormonale senza che tu te ne accorga. Studi clinici mostrano che bassi livelli di zinco sono associati a una ridotta sintesi di testosterone, soprattutto negli uomini maturi. Il primo indizio, quindi, è chiaro. Se lo zinco manca, la produzione rallenta e il desiderio cala. Ma questo non basta, perché puoi anche produrre buoni livelli di testosterone e comunque perderne gran parte dell'efficacia. Ed è qui che entra in gioco il secondo elemento chiave. Dicevamo, produrre testosterone non basta. Devi anche proteggerlo e mantenerlo efficace. Qui entra in scena il selenio. È meno conosciuto dello zinco, ma altrettanto decisivo. Il selenio sostiene i sistemi antiossidanti del tuo corpo e aiuta a proteggere le cellule che producono testosterone, perché la produzione ormonale non dipende solo da quanto produci, ma anche da quanto sano è l'ambiente in cui quelle cellule lavorano. Quando aumenta lo stress ossidativo, quando l'infiammazione diventa cronica, le cellule si indeboliscono. Non è una scelta del corpo, è una conseguenza dell'ambiente interno. Il selenio agisce proprio qui, difende, stabilizza, protegge. E come per lo zinco, anche questo minerale è spesso insufficiente dopo i 50 anni. Il risultato? Produzione rallentata da una parte, protezione indebolita dall'altra. Ed è così che il ladro di testosterone trova la strada spianata. Ma c'è una cosa ancora più sorprendente. Il problema non è che questi due minerali siano rari. Il problema è che quasi tutti li sottovalutano. E qui arriva la parte scomoda. Perché il vero errore che abbassa il desiderio non è quello che pensi. Ed è proprio questo che permette al ladro di continuare ad agire indisturbato. Ora la domanda è semplice. Qual è l'errore che quasi ogni uomo dopo i 50 commette in buona fede? È questo.
Concentrarsi solo su proteine e attività fisica, ignorando i micronutrienti fondamentali. È una trappola mentale diffusissima. Devo mangiare più proteine. Devo tenermi in forma. Devo stimolare il testosterone. Ma il testosterone non è un interruttore da premere. I suoi livelli sono ottimali solo quando il corpo ha tutto ciò che serve per produrlo e proteggerlo. E qui sta l'errore. Costruire senza avere solide fondamenta. Se la dieta è povera di minerali, come zinco e selenio, se l'assorbimento è ridotto, se lo stress ossidativo è alto, puoi anche fare tutto il resto alla perfezione. Il sistema resta debole. E finché ignori ciò che ti manca davvero, il ladro continuerà ad agire indisturbato. Ma ora il quadro è chiaro. E possiamo finalmente vedere come intervenire nel modo giusto. Ora passiamo alla parte pratica. Prima regola: il cibo viene prima degli integratori. Per lo zinco, inserisci con regolarità nella tua alimentazione carne di qualità, semi di zucca, uova, frutti di mare. Per il selenio, uova, pesce e noci brasiliane sono ottime fonti naturali. Non servono eccessi, servono costanza e qualità. L'integrazione invece ha senso solo se la dieta è limitata, gli esami mostrano carenze o i segnali di calo sono evidenti. E ricorda, non è più ne prendo, meglio è. L'obiettivo non è forzare il sistema, è ripristinare ciò che ti manca. E se hai un amico che si mantiene in forma, cura l'alimentazione ma non ha più quel sacro fuoco dentro, condividi con lui questo video. Perché a volte non serve fare di più, serve fare meglio. Ricorda, il desiderio non sparisce a 50 anni. Si affievolisce quando il corpo perde le condizioni per funzionare al meglio. Zinco per produrre, selenio per proteggere. 2 elementi semplici, ma fondamentali. Il ladro di testosterone non è l'età, è ciò che smetti di dare al tuo corpo. E ora che lo sai, puoi ripristinare. Queste informazioni hanno scopo educativo e non sostituiscono il parere di un professionista della salute. Prima di modificare alimentazione o integrazione, confrontati sempre con il tuo medico, soprattutto in presenza di terapie o condizioni cliniche. In descrizione trovi i riferimenti agli studi scientifici citati, così puoi approfondire personalmente. Se questo video ti ha fatto vedere il problema della perdita del desiderio da una prospettiva diversa, metti un like e iscriviti a Sane Abitudini Quotidiane, il canale dedicato alla salute ed al benessere degli over 50, 60 e 70 che vogliono questo tipo di informazioni, chiare, serie, scientificamente provate e senza promesse miracolose. Adesso, se vuoi scoprire cosa succede davvero al testosterone dopo i 60 anni, quali valori devi conoscere, i sintomi da non ignorare e le 5 azioni naturali per ritrovare energia, forza e voglia di vivere, guarda il video che vedi sul tuo schermo. Perché conoscere il meccanismo è il primo passo, ma conoscere i tuoi numeri è ciò che ti permette di agire con precisione. Ci vediamo lì.